Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Oggi ritorna la rubrica In cucina con Graziana e oggi ho deciso di preparare insieme a voi veramente uno dei più grandi classici della cucina italiana, la cui parola, pensate, si trova in 23 lingue ed è la quinta parola della cucina italiana più conosciuta al mondo, la prima per i dolci. Volete sapere di che cosa sto parlando? Del tiramisù. Ma nonostante io sia una grandissima fan e sostenitrice delle tradizioni, allo stesso tempo mi piace cambiare, variare e modernizzare qualche volta le ricette. Per questo, in questo video vi offrirò non una, ma ben due ricette di tiramisù. Una è quella classica, tradizionale, che tutti noi conosciamo, che gentilmente mi è stata offerta da mia madre, e l'altra invece è una ricetta del tutto moderna e innovativa, che ho trovato su internet e ho un po' modificato secondo i miei gusti personali. Ma prima della sfida, tradizione versus modernità, mia madre versus me, come sempre devo mettervi alla prova per vedere quanto ne sapete del tiramisù. Per esempio, perché si chiama proprio tiramisù? Perché si diceva aiutasse a combattere la depressione? Perché si diceva fosse un afrodisiaco? O perché si diceva aiutasse a combattere la stanchezza? Ebbene, la risposta corretta è la B. Si pensava fosse un afrodisiaco. Da dove viene il tiramisù? Dalla Toscana? Dal Friuli Venezia Giulia? O non si sa? Ebbene, la risposta corretta è la C, perché veramente c'è una grande confusione a proposito delle origini del tiramisù. Ma sono soprattutto due le regioni italiane che più si contendono la paternità del tiramisù, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Secondo alcuni, infatti, il tiramisù è stato inventato negli anni 60 da un pasticcere di Treviso, mentre secondo altri è stato creato nella cucina di un albergo a Tolmezzo, in provincia di Udine. Chi ha ragione? Non si sa, ma una cosa è certa: tu che hai inventato il tiramisù. Grazie. Sapevate che esiste anche il Tiramisù Day? In che giorno si festeggia? 21 marzo? 3 settembre o 12 dicembre? La risposta corretta è la A, quindi mi raccomando, il prossimo 21 marzo tutti a preparare o a mangiare il tiramisù. Ma fatte tutte queste premesse necessarie, non ci resta che andare direttamente in cucina e che la sfida abbia inizio. Cominciamo subito con la novità, il tiramisù al limone. Gli ingredienti per preparare questo delizioso e fresco tiramisù per 4 persone sono 150 g di savoiardi, 250 g di mascarpone, 2 uova piccole, 1 o 2 limoni a seconda dei gusti, 90 g di zucchero, 50 ml di limoncello, 150 ml di acqua. Ovviamente le quantità per la bagna, e cioè quelle di acqua e limoncello, possono variare. Se avete bisogno di aggiungerne di più mentre state bagnando i savoiardi, fatelo. Rompete le uova e separate i tuorli dagli albumi in 2 ciotole diverse, magari un po' più velocemente di come lo faccio io. Fatto questo, aggiungete 60 g dei 90 totali di zucchero all'interno della ciotola con i tuorli e mescolate. Fatto questo, potete procedere a montare a neve gli albumi. E ci vorrà un bel po' di forza ed energia. Fatto anche questo, potete grattugiare la buccia di 1 o 2 limoni, a seconda di quanto intenso volete il sapore del limone nel vostro tiramisù. Tranquilli, i vostri occhi non vi stanno tradendo, siamo noi che abbiamo invertito i nostri posti.
Una volta montati bene anche gli albumi, potete procedere a tagliare i limoni e spremerli per poi versare il loro succo direttamente nella ciotola dove precedentemente avete unito i tuorli e lo zucchero. Quindi mescolate per bene. Aggiungete poi il mascarpone nella ciotola con i tuorli, lo zucchero e il succo di limone. Quindi mescolate ancora per bene fino a quando tutto diventerà piuttosto omogeneo. E aggiungeteci poi la buccia di limone. Mescolate. Sono belle le novità, no? Certo. Vincerò io. Sicura? E poi, sempre nella stessa ciotola, andate ad inserire gli albumi montati a neve. Quindi mescolate, ma questa volta molto piano, facendo attenzione a far mantenere quella spumosità tipica degli albumi. Una volta che il vostro composto sarà diventato piuttosto omogeneo, potete metterlo direttamente in frigo. E intanto preparate la bagna per i savoiardi, mettendo in una ciotola l'acqua, il limoncello e lo zucchero avanzante, circa 30 grammi. Mescolate bene con un cucchiaio fino a quando tutto lo zucchero si sarà perfettamente sciolto. Quindi prendete la pirofila in cui avete deciso di preparare il vostro tiramisù. Questi si mangiano anche così? Certo. Tipo palesini un po' più... Buoni? Vuoi uno? Devi bagnare con le mani. Sì, lo so. E dopo aver fatto una pausa con un savoiardo, potete prendere il prossimo savoiardo, immergerlo nella ciotola della bagna e andarlo a disporre sul fondo della vostra pirofila. Fate questo con tutti i savoiardi necessari fino a quando avrete riempito tutto il fondo della vostra pirofila, andando quindi a formare il vostro primo strato del tiramisù. Una volta che il primo strato di savoiardi sarà pronto, potete prendere il vostro composto, la vostra crema che si trova in frigorifero e andare a disporla sullo strato di savoiardi. Fatto questo, potete procedere con il secondo strato. Stessa cosa, bagnate un savoiardo alla volta e andatelo a disporre sulla crema. Quando anche il secondo strato sarà completato, potete terminare mettendo tutta la crema avanzata sopra il secondo strato di savoiardi. Se la vostra pirofila è un po' più piccola, probabilmente avrete bisogno di realizzare 3 strati. Fatto questo, potete decorare come più vi piace. Io ho deciso di tagliare la scorza di un limone e piegarla in modo tale da realizzare una piccola rosa, però insomma potete scegliere quello che preferite. Potete per esempio cospargere tutta la superficie con dell'altra scorza di limone grattugiata. Per quanto riguarda invece gli ingredienti del tiramisù tradizionale per 4 persone, sono necessari 150 g di savoiardi, 250 g di mascarpone, 2 uova piccole, 50 g di zucchero, 150 ml di caffè della moka, cacao amaro in polvere quanto basta. Anche qui la quantità di caffè è più o meno approssimativa. Se poi vi accorgete che avete bisogno di più caffè, aggiungetelo. Il procedimento è più o meno lo stesso. Rompete le uova e separate i tuorli dagli albumi. Quindi aggiungete metà dello zucchero nei tuorli e andate a mescolare. Cominciate poi a montare a neve gli albumi e aggiungeteci l'altra metà di zucchero. Continuate a montare. Una volta che i vostri albumi saranno ben montati, potete andare a prendere il mascarpone e aggiungerlo nella ciotola con i tuorli. Fatto questo, mescolate per bene perché, come ricorderete sicuramente, il composto deve essere piuttosto omogeneo.
Aggiungete quindi gli albumi ben montati e ben spumosi e mescolate per bene. Fatto questo, potete poi mettere il composto nel frigo e andare a preparare la bagna. In questo caso sarà solo necessario il caffè della moka. Io vuole la carrellante, sti altri che spostieri che mi faccio il rapporto. Va bene Maria, ciao ciao. Quindi procedete bagnando un savoiardo alla volta nel caffè e andate a disporre ciascun savoiardo sul fondo della pirofila per formare il primo strato. Fatto questo, aggiungeteci la crema al mascarpone e proseguite con il secondo strato. Come vedete, qui abbiamo avuto bisogno di fare ben 3 strati, quindi terminato anche il secondo strato, aggiungete la crema al mascarpone e procedete con il terzo strato, se è necessario. Una volta terminato anche il terzo strato, completate con la crema al mascarpone, rendendola ovviamente piuttosto uniforme in superficie. Finito anche questo strato, non vi resta che decorare il vostro tiramisù. Come si fa? Beh, tradizione vuole che si debba cospargere la superficie del tiramisù con dell'ottimo cacao amaro in polvere. La quantità? Beh, a sentimento. E questo è quello tradizionale. E alla fine, tada! Il risultato dovrebbe essere qualcosa del genere. Tiramisù al limone, tiramisù tradizionale. Quale pensate che sia il più buono? Allora, lo abbiamo impiattato, vabbè, dobbiamo un po' perfezionare le nostre capacità di impiattare. Proviamo! Quale hai mangiato prima? Limone, la novità. Non è male. Buono, dà molto di limone, cioè Sì, sì. ti deve piacere il limone per Ecco. piacere. Ora assaggio un po' di quello al caffè. A chi piace il limone è buonissimo. E l'altro deve piacere a chi piace il caffè. Giusto. Però se qualcuno non ama il caffè, non va bene. L'alternativa a chi non può mangiare il caffè fa quella al limone. Ma se dovessi scegliere uno da mangiare per il resto della tua vita? A me piace il caffè, per cui mangio quella al caffè. Probabilmente anche a me piace un po' di più quello al caffè, perché mi piace molto il caffè. Ecco. Però quello al limone è più fresco, secondo me è più indicato per l'estate. Per l'estate, sì. Più leggero e più fresco. Quello al caffè è un po' più pesante. D'estate, sì. Sì, quello al limone è molto buono. Voto da 1 a 10 a uno e all'altro. Allora diamo un 8 al limone e un 10 al caffè. Modesta proprio. Sì, perché l'ho fatto io. Buoni. Sono buoni tutti e due. Bene, con questo si conclude il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti quale delle due versioni avete preferito e quale volete realizzare. E mi raccomando, se le realizzate fate delle fotografie al risultato finale e condividetele con noi per email, ma soprattutto sui social. E perché no, se fate una storia o un post, non dimenticate di taggare l'Ernamo, così noi le ricondivideremo. Se invece dopo tutti questi zuccheri siete pronti per studiare un po', allora non dimenticate di passare da www.lernamo.com, dove ci sono tutte le lezioni di grammatica con gli esercizi, ma anche molte altre curiosità a proposito della cultura italiana. Io vi saluto, ma ci vediamo prestissimo qui su YouTube con un altro video e, perché no, anche un altro video di In Cucina con Graziana. Fatemi sapere nei commenti se volete qualche ricetta in particolare. A presto! Com'è? Quella caffè è più buona. Davvero? Perché quello è un po' agro. No, non so. Per i miei gusti. È il limone, ma tu assaggialo prima quello, assaggiato. Io preferisco quello al caffè. perché è più dolce. Perché è più Quello dolce. fa male.